Benvenute amiche di appunticreativi.it per la prima volta in voce per un tutorial dedicato a voi. Questa volta vi propongo la ricetta della Soccar che potete trovare anche sul sito internet appunticreativi.it, di una ceretta fatta in casa a base di zucchero e limone, due ingredienti completamente naturali. E tra l'altro si applica in maniera diversa rispetto alle cerette perché la applichiamo contro pelo e la strappiamo nella direzione di crescita del pelo. Questo rende quasi speciale la Soccar perché non stressa i bulbi piliferi come le cerette normali. Passiamo però a noi. Come si fa la Soccar? Allora, prima di tutto abbiamo bisogno di 4 tazzine di zucchero bianco. Vi consiglio lo zucchero bianco perché la Soccar dovrà assumere un colore un po' bruno, dovrà un po' imbrunire, un po' ambrato diciamo, e se preferiamo lo zucchero di canna allo zucchero bianco potremo essere tratti in inganno perché lo zucchero di canna è naturalmente già tendente al color miele. Quindi una tazzina colma di succo di limone filtrato e 4 tazzine colme di zucchero bianco. La pentola, vi consiglio di usare una pentola alta in alluminio dai bordi sottili, e questa è una pentolina che uso un po' per fare tutte queste preparazioni cosmetiche, non la uso per cucinare. Consiglio anche a voi di tenere una pentola magari un po' malandata per questo tipo di cose. Allora, come procediamo? Aggiungiamo il succo di limone allo zucchero. Una spatola di legno mescoliamo, ecco, userò la sinistra perché così vado in favore camera. Una volta ottenuta questa pastella, diciamo, accendiamo il fornello, facciamo andare la preparazione a fuoco basso, ok, finché non sale il bollore. Mescoliamo di tanto in tanto perché comunque lo zucchero tende ad attaccare sul fondo della pentola, quindi meglio evitare inconvenienti spiacevoli, diciamo. Allora, mentre la nostra preparazione raggiunge il punto di bollore, io vi dico che preparare la Soccar è una cosa semplice, ma non mi è riuscita al primo tentativo almeno. Sempre sul mio sito internet appunticreativi.it ho pubblicato poco dopo il tutorial, poco dopo insomma l'articolo sulla Soccar, proprio un articolo dedicato a tutti i trucchetti e i suggerimenti per ottenere una buona ceretta e per facilitare chi come me magari alle prime volte si è trovato un po' in difficoltà. Quindi vi consiglio di leggere anche questo articolo. Nel box qui sotto troverete comunque tutti i link necessari, utili, che vi possono aiutare nella buona riuscita della Soccar, perché sì, è vero, gli ingredienti sono semplici, molto molto economici, ma meglio non sprecarli. Sono contro lo spreco e contro lo spreco la filosofia di Appunti Creativi. Sono passati circa 3-4 minuti e stanno per salire le prime bollicine. Una cosa molto importante con la Soccar è puntare un timer a 10 minuti dal primo bollore, quindi punto immediatamente il mio timer a 10 minuti. E che siano 10 minuti di orologio, perché nei miei precedenti tentativi, le prime volte, insomma, non essendo sicura, non essendo una cosa nuova per me, facevo andare fin troppo e poi rischia di bruciarsi. Perché la scelta della pentola alta? Perché come vedete la Soccar tende a produrre queste bolle molto grandi, per cui avere una pentola alta evita il rischio che il nostro composto sporchi insomma la cucina e tutto il resto. È passato quasi il tempo, manca un minutino e volevo farvi vedere il colore. Vedete che anche le bolle adesso sono diventate color ambra. A
questo punto, spento il fornello, ho tolto la Soccar dal fuoco, insomma, l'ho spostata, e questo è il colore che deve assumere. Adesso magari con un cucchiaio vi faccio vedere. Vedete? Bel colore ambrato, e in questo momento, così appena spento il fuoco, la Soccar è liquida, proprio liquida. Quindi io ho puntato nuovamente il timer a 10 minuti e la lascio raffreddare. Come sentite dal timer sono trascorsi 10 minuti da quando ho spento il fuoco e tolto la pentola dal fornello. Adesso ho riempito una teglia con un paio di dita di acqua fredda, nella quale immergo la pentola con la mia Soccar. Vedete che non so se si vede, ma inizia a formarsi una leggera patina sopra. Quindi adesso io la lascio qui nell'acqua e finché non si sarà solidificata. Sugli strumenti che ho utilizzato, come vedete, già inizia a formarsi una patina, e già possiamo avere un primo esempio di quello che sarà il potere della Soccar sui nostri peli. La nostra Soccar è ormai pronta per essere staccata dalla pentola. Aiutatevi con un cucchiaio e quando opporrà una certa resistenza, vedete, vuol dire che è pronta per essere staccata. Potete fare due cose: o scaldare leggermente la teglia con il pentolino dentro, non rimettere la pentola con la Soccar sul fuoco, ma mettere sul fuoco lentissimo per qualche minuto la teglia nella quale prima avete fatto raffreddare la Soccar, e lasciare che si sciolga giusto un pochettino per riuscire a staccarla. Dopodiché spegnete il fornello e la togliete, proprio la spostate su un fornello freddo, in modo che non continui a sciogliersi. Se non è così dura, ma avete avuto più furbizia di me, immergete il cucchiaio nell'acqua e incominciate a passare sui bordi. In questo modo, siccome la Soccar è estremamente idrosolubile, e questo è uno dei vantaggi, incomincerà a cedere, a sciogliersi con l'acqua e quindi a staccarsi. Ricordo che la Soccar è una ricetta araba millenaria, e quindi io non sto inventando niente, vi sto solo mostrando come la preparo io e cosa ho imparato dalle varie volte che l'ho preparata. Allora, quindi io faccio così: quando si è scaldata abbastanza da staccarsi dai bordi, inizio proprio da lì, dai bordi, ok? E cerco di accumularla al centro. Come vedete, spero si veda, è molto filamentosa, estremamente appiccicosa, quindi continuate così. A un certo punto iniziate a staccarla, quindi io l'accumulo al centro perché si possa sollevare e possa diventare possa essere afferrata, ok? Quindi incominciate a staccare quello che riuscite. Guardate che bel colore. Cominciate a staccare, dovete fare delle palline. Io le conservo negli stampini di silicone per i budini, per i muffin, perché questi si possono rovesciare. Quindi quando la Soccar magari in inverno è un po' troppo dura per essere staccata, potete tranquillamente rovesciare lo stampino e avete a disposizione la vostra monodose di Soccar. Eccoci di nuovo amiche, come vi ho detto ho preparato i miei stampini con due dosi, una dose un po' più grande per una depilazione completa, una dose per la ricrescita un po' più piccola e una minion per le ascelle e linguine.
A proposito di ascelle inguine, ci tengo a sottolineare ancora una volta l'idrosolubilità di questa ceretta della Soccar, perché specialmente nell'inguine, nel caso voi magari non vi sentite di strappare eccetera e vi sentite in difficoltà perché sentite dolore o che insomma nelle parti intime eccetera, non sbiancate, non urlate, semplicemente aprite l'acqua, sciacquate con acqua calda e la Soccar verrà via con facilità, senza sentire alcun dolore, senza necessità di andare con le forbicine a tagliare magari in posti delicati, no. Prima però di passare alla depilazione in sé dobbiamo capire come si stende la Soccar. Io già ne ho steso un pezzettino per farvi vedere anche la differenza di colore tra la Soccar già stesa e la Soccar invece appena preparata. Vedete che la Soccar senza la stesura è bella scura, è ambrata, è un'ambra proprio, mentre invece la Soccar già stesa ha questo colore oro, diciamo oro. Come si stende? Dicevamo, prendete una pallina, cominciate, questa già è stesa più volte, ma incominciate a tirare e piegare su se stessa, quindi create questa, vedete come si stende, vedete una punta sull'altra, una punta sull'altra, punta sull'altra, schiacciate e tirate e fate questo finché la Soccar non ha raggiunto un colore ancora leggermente più chiaro e ha iniziato a sviluppare questa capacità di diventare quasi una sfoglia, vedete? Una pellicola anzi. Ok, fatto questo vi consiglio prima di fare queste operazioni di togliere anelli e orologi, al contrario di quando sto facendo io. Quindi togliete questa roba, niente succede, dopo lo sciacquate e torna come nuovo, però vi risparmiate la rottura di scatole. Ecco, come vedete, quando la Soccar inizia a essere pronta attacca anche a queste formine, quindi conservate la Soccar in queste formine quando ha ancora la sua consistenza originale. In questo modo, come vedete, come vi ho fatto vedere anche prima, si stacca che è una meraviglia. Può capitare che le mani diventino troppo appiccicose per lavorare la Soccar, quindi tenete sempre a portata di mano un panno umido, non bagnato, umido, che può essere passato sia sulle mani sia anche dopo la depilazione per rinfrescare le zone e eliminare eventuali residui di zucchero. Per questo poi ci vuole proprio una doccia completa, però vi assicuro che il risultato è garantito. Io la andrò a applicare mettendola così nel palmo della mano con i polpastrelli sopra e il pollice sotto, in modo che da ottenere il risultato di spalmarla. Ecco, ve lo faccio vedere. Contropelo, schiacciate, sentite già un leggero pizzicore ed è sintomo che i peli si stanno attaccando alla Soccar, e poi strappate con uno strappo deciso nella direzione del pelo, ok? Ovviamente la Soccar, come la ceretta, strappando un pelo dal bulbo crea dei rossori, ma svaniscono dopo poco. E un altro dei vantaggi di depilare in questo senso è prevenire eventuali brufoliti, che sono molto fastidiose soprattutto nella zona delle ascelle e dell'inguine. Arriva il punto in cui diventa inutilizzabile. Ve ne accorgete quando è il momento di buttarla, perché magari è piena di peli, bianca proprio, ha perso qualsiasi riflesso dorato, matte, quindi o molto opaca, e soprattutto è instendibile. Vale davvero la pena provarla. Se avete domande, se avete dubbi, potete scrivermi sia ad appunticreativi.sg@gmail.com oppure sulla pagina Facebook Appunti Creativi, tutto attaccato. Grazie per aver guardato questo video, spero di essere stata utile. Qualsiasi dubbio abbiate, mi raccomando, scrivetemi. Se vi è piaciuto questo video, un like è molto gradito. Grazie.